Buongiorno e buonasera e ben ritrovati qui nella Tech Classic giocata nel 2026. Scorso episodio abbiamo fatto quella roba là, oggi facciamo questa roba qua. Ragazzi, ho craftato un botto di roba, ovviamente l'ho fatto per conto mio perché insomma anche sti cazzi farebbero vedere il succo è quello che facciamo oggi. Oggi facciamo il reattore nucleare. Eh sì, vi faccio quindi velocemente vedere quello che ho preparato e poi ci mettiamo subito all'opera. Ho fatto gli insulated HV cable perché il reattore nucleare produce l'ira di Dio e quindi questi qua sono gli unici cavi che possono supportare quello che il rettore fa. Questi supportano fino a 2048 EUA-TIC se non sbaglio, mentre questi 512. Infatti con questi cavi collegheremo il rettore poi a un trasformatore HV che ci permette di gestire la corrente poi in un tranquillo MFSU che supporta in input e in output 512 EUA-TIC massimo, e lui è praticamente l'evoluzione dell'MFE che ho comunque fatto perché ci può servire. Ho fatto anche un MV transformer così. Poi vabbè, classici energy condenser, questi qua per produrre un paio di cosette, anzi ce ne servono altri in realtà. Vabbè, ho fatto un timer, qualche filtro, cavetti di redstone, trasmettitore e ricevitore, ho fatto un classico repeater di Minecraft Vanilla, niente di complicato, e un compressorino facile facile. Quindi adesso ci andiamo a prendere giusto queste ultime due cose che mi stavo quasi dimenticando. Di questi, dove sta? Dove sta? Là, eccola. Ce ne serve effettivamente un altro e anche di questa. Bene. E così dovremmo avere in realtà tutto. Dove facciamo questo nuclear reactor? No, non abbiamo tutto, ragazzi. Ci manca una cosa importante. Non so se vi ricordate, qualche puntata fa io capitai in una zona di neve a raccogliere questa, come si chiama? Questa snowball, ok? Che non ha neanche un valore di EMC in realtà. Quindi noi adesso la maceria, dobbiamo fare l'ice in sostanza. Ah, ok, nel compressore. Ok, scusate. My bad. Ok, per fortuna abbiamo sta snowball e poi l'ice si può imparare con le MC. Ci serve quindi questa palla. Ci prendiamo anche qualche pezzetto di uranio. Ok, giusto un paio per adesso. E come vi avevo già accennato, noi ovviamente oggi facciamo in modo che tutto funzioni in automatico 100%. Però vi spiegherò anche come fare eventualmente a gestirlo in maniera manuale, così che se mai dovesse servire possiate farlo in maniera manuale. Quindi facciamo imparare l'ICE. Se non lo volete fare così l'ICE vi servirà un piccone con l'incantesimo, quello che vi fa raccogliere blocchi per come sono fatti, e dovete andare a cercarlo, credo. Oddio, sapete che non lo so come si fa il ghiaccio? Sinceramente. Allora, questo è fermo se non sbaglio, sì. Dove lo facciamo il reattore nucleare? Dunque. Io non lo vorrei fare troppo distante da qui, forse lo possiamo fare proprio qui in mezzo. Ma a noi tanto che ce frega, a rischio che scoppia tutte cose. No, comunque non dovrebbe scoppiare assolutamente nulla perché ne facciamo una variante che è in realtà molto molto sicura. Se, cioè, credo, in teoria, spero. Quindi noi mettiamo la nuclear reactor, che non vi ho fatto vedere come si fa, ma si fa qua con questa. Questi che si fanno così, questi già ve li ricordate, ok? Questo si faceva con le coolant cell, che si mette la water cell a estrarre nell'acqua. Insomma, una cosa in realtà un po' ingarbugliata, però insomma si fa molto molto basic. Così un po' tutti, cioè non sono cose complicate da craftare in realtà, basta soltanto mettersi con un po' di pazienza. Quindi andiamo a mettere qui sopra il nuclear reactor, che lui è il centro, ecco. Lui in realtà già così funziona. Qui mettiamo l'uranio, mettiamo il materiale che raffredda e basta. Però se noi aggiungiamo una cella, due celle per esempio, lui è più grande, ok? Però, ok, però noi vogliamo farlo grande il massimo, per cui lo dobbiamo fare su tutti i lati. Ok, oh, bello. Ora, qual è il succo del nuclear reactor? Che noi più celle di uranio mettiamo, più lui produce. Però se si riscalda troppo scoppia. E quindi noi dobbiamo evitare che scoppi. E per evitare che scoppi dobbiamo raffreddare. Per raffreddare ci sono queste cose qui. Dove stanno? Questi qua, che in realtà non so bene come funzionano, però ci sono. Io ho visto un modello però di reattore che in realtà non usa queste, ma usa appunto il ghiaccio. E quindi per fare una cosa più semplice faremo anche noi col ghiaccio. Va bene? Allora, mi ero dimenticato un attimo di fare questo thermal monitor, che in realtà si fa abbastanza semplice, anche lui non è niente di impegnativo. Ci serve per controllare il nostro reattore. In pratica, lui possiamo settare il valore, ok? E in pratica, nel momento in cui il reattore porta questo valore, raggiunge questo valore qui, lui manda un impulso di redstone che blocca tutto.
Quindi è una cosa molto semplice. In realtà però non mi ricordo esattamente come si metteva, forse era una roba di questo tipo. Se non sbaglio così dovrebbe funzionare, però non ne sono certo al 100%. Comunque questa cosa poi la vediamo meglio dopo. E con questa si accende e si spegne. Comunque, noi qui dentro dobbiamo fare entrare le celle di uranio. Ok. Quindi, per far entrare le celle di uranio, noi dobbiamo fare un piccolo impiantino di questi qua, ok? Mi manca un coso di glowstone, vabbè, chi se ne frega. Facciamo, boh, mettiamolo qui, va bene? Ora, qual è il succo? Noi adesso produciamo l'uranio con questo sistema qua, va bene? Però se voi volete non produrre l'uranio così, ma averlo in maniera onesta scavando alla vecchia maniera, semplicemente al posto di questo ambaradam sostituite, non lo so, una ender chest o una chest che riempite voi manualmente in cui portate effettivamente l'uranio. Tutto qui. Poi, da questa chest noi questo uranio lo dobbiamo fare uscire e lo dobbiamo fare entrare in un compressore. Compressore, sì. Ok, ho dimenticato i tubi. Ok, noi praticamente abbiamo ormai imparato che questi figli della puttana prendono tutto soltanto da sopra e io l'ho montato male. Allora, mo non ho neanche la branch con me, quindi semplicemente sposto un attimo di uno questi qua che altrimenti non ne usciamo più. Quindi blocco vuoto e qua mettiamo il coso. Con a fianco il... dove sta? Ok, questo qui. No, 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 questo qui, questo qui. Non facciamo errori. Ok, mettiamo a produrre uranio, vediamo se riesce a farne. E quindi noi con i nostri pneumatic tube qui andiamo a dire guarda, fai uscire di qua e fai entrare nel compressore. Al compressore poi dobbiamo anche portare la corrente però. La corrente che dobbiamo prendere da questo qui. Ok, ho fatto qualche glass cable per fortuna, perché altrimenti se lo prendiamo direttamente dall'MFE scoppia. Quindi mo tiriamo un po'. Perché qui c'è sto effetto? Ah, l'acqua e la lava di quella roba che abbiamo fatto nello scorso episodio. Se vi ricordate, il thermopile, là come cazzo si chiama lui, quella cacata là. Vabbè, niente di che, oggi facciamo una roba decisamente più interessante, però qua mo si toccano i cavi. Ah, che palle, devo farli scendere così a cazzo. Vabbè, chi se ne frega ragazzi, chi se ne frega, tanto qua non è una zona in cui... Ma no, quanto è lento. Oh, non è una zona in cui dobbiamo appunto viverci, quindi va bene se è un pochettino disordinata. E quindi tiriamo giù questi cavi e alimentiamo il nostro compressore che, ok, ci dovrebbe produrre una cosetta, vediamo. Adesso io lo facciamo fare manualmente perché non mi va di montare già il timer, quindi noi abbiamo il nostro uranio che viene in teoria prodotto e lui lo comprime, ok, e di qua uscirà un lingotto di uranio. Lingotto di uranio che noi dobbiamo, se non sbaglio, usare per fare queste. Queste si fanno con una empty cell e il lingotto. Bene, quindi a noi ci serve un altro di quei cosi lì adesso, che possiamo mettere, ma pure qua in realtà, bah sì, ma mettiamolo così che ci frega a noi, in cui gli diciamo di produrre la tin, ok? La tin la produrrà abbastanza velocemente. In tutto questo ho fatto gli MK3, però in realtà non è che ci serve che siano più veloci di così, a noi va benissimo così. Qua dobbiamo mettere una automatic crafting table, ok? Giusto? Sì. E qua dentro gli dobbiamo dire di craftarci le tin cell, che si fanno con 4 di questi. Vediamo. Dovrebbe uscire il crafting qua, il crafting di queste qui, delle empty cell appunto, ce ne dovrebbe fare 16, se tutto va bene. E dai, che cazzo però, vabbè, giuro che funzionerà. Questi qua semplicemente col filtro verranno presi e messi qui dentro. Ah, ok, vedete, gli mancavano. E quindi da qui può craftare le empty cell. Perfetto, mi mangio un polletto. Ok, qui nel frattempo ho fatto il refined uranium. Molto bene, quindi quello che dobbiamo fare adesso, aiutandoci un attimo con 2 blocchi qua, ok, noi dobbiamo andare a mettere, ok sì, troppo veloce da spaccare adesso, tutto questo perché devo mettere loro nella direzione che serve a me, solo perché non mi va di craftarmi un cacciavite per eventualmente girarli, perché basterebbe avere questo coso qua, ok, con lui noi possiamo girare questi macchinari, però non c'ho voglia. E quindi qua mettiamo un'altra di queste crafting table in cui banalmente gli andiamo a dire guarda, con un pezzo di merda di questi, ok, dove sta, dove sta?
E queste qua, ok, craftiamocene 16. E un pezzo di merda di questi non succede, sì, ok, ci fai l'uranium cell. Questa uranium cell noi la dobbiamo far uscire di qui in questo no, no, vedi, vedi, mannaggia miseria, mannaggia. Facciamo così, ok, la facciamo uscire da questo lato e questa uranium cell deve andare letteralmente non lì, assolutamente non lì, ma si deve collegare qua dentro. E mi sono accorto che ci manca una cosa, però intanto colleghiamo questa. Ok, e le uranium cell entrano nel reattore nucleare in questo modo. Ok, allora una cosa importantissima che mi stavo scordando è che dobbiamo mettere a produrre il ghiaccio. Possiamo metterlo? No, non così. Non così, facciamolo qui proprio. Ok, e ho fatto anche altri due filtri che ci serviranno. Me lo metterà dritto? Ok, me l'ha messo dritto. E qui dentro gli diciamo di produrre il ghiaccio in questo modo. Madò, perché ho fatto tutto storto? Ma che cazzo, vabbè, vabbè, non fa niente. Non fa niente, facciamo così, che ce ne frega a noi. Ok, bello. Quindi abbiamo le uranium cell che entrano e il ghiaccio che entra. In teoria dovremmo esserci. Dobbiamo fare ancora l'uscita di questo compressore. Se gliela faccio a destra funziona, non mi ricordo. Sapete che non mi ricordo? Boh, proviamo, proviamo. E questo qua che ci fa l'uranio deve andare qua, in questo modo. Ok, ok guys, ci dovremmo quasi essere in realtà, quasi quasi essere. Vediamo, chiudiamo un pochettino qua che sennò non si cammina. E, oddio, panico. Ok, molto meglio. Vediamo quanto uranio abbiamo fatto, 3 pezzi. Vabbè, buttiamo un po' di sta monnezza e dovremmo esserci. Quindi se io vado a mettere adesso momentaneamente il... dove sta il timer? Eccolo. Mettiamolo un attimo, boh, qui, così a caso. Perché poi lo andiamo a mettere nella casetta dove sapete voi. E andiamo a mettere adesso poca redstone di questo tipo. Quindi usiamo questa normale, dovrebbe funzionare, si funziona. Ok, lui ci manda l'uranio lì, qui non si dovrebbe mai riempire nulla perché tanto questo è lento a fare e in più abbiamo i tubi questi qua che comunque non buttano nulla fuori se trovano pieno. Lui con molta calma comprime tutto, vediamo, ok, quindi se lui comprime, ha compresso, noi ora dobbiamo vedere se da quest'altra parte butta fuori. Ok, vediamo, ok, butta fuori il lingotto, mi è piaciuto, lui butta fuori il lingotto, quindi qui dentro arrivano i lingotti. Lingotti più empty cell dovrebbero fare le uranium cell. Per fare le uranium cell noi abbiamo bisogno che arrivi l'impulso di redstone. Per far arrivare l'impulso di redstone ho bisogno però di far arrivare la redstone là sopra e quindi mi servono qualche blocchetto. Ok, quindi, ok, questa qua. Dobbiamo far arrivare la redstone qui sopra. Come facciamo? Ma facciamo così, proprio brutto brutto, che ce frega, che ci importa? Questo lo tiriamo da questa parte, così arriva l'impulso lì intanto. Lo tiriamo fino a qua, si collega? Si collega? Non lo so se si collega. Sì, ok, si stanno attivando tutti dallo stesso timer. Ok, quindi se tutto va bene qui dentro non è arrivato niente. Non è arrivato niente, perché non è arrivato niente? Qua i materiali ci sono, ok? E si sta riempiendo anche di empty cell, cioè le empty cell le sta producendo. Figa, perché non è arrivato niente? Ho capito io perché non è arrivato niente, ho capito io. Perché questo pezzo di merda vuole essere messo verso sopra, così, ok? Mo, ditemi voi perché, però lui vuole fare così. E quindi dobbiamo tirare i cavi da qui sopra. Oddio, solo 3 tubi c'ho. Non bastano. Non ci credo. Per un tubo non ce la facciamo. Mannaggia la miseria. Ok, allora abbiamo fatto i tubi che mancavano, abbiamo fatto un pochettino così stiamo tranquilli. E se tutto va bene, mo dovrebbe funzionare. Dobbiamo soltanto portare la redstone fin lassù. Quindi dovrebbe bastare tirare la redstone così, vediamo. Ok, ok. Ok, sta funzionando. Attenzione che sta funzionando, ragazzi. Stiamo riempiendo con le nostre uranium. Oh cazzo, si è acceso, ragazzi. Si è acceso. Se tiro la leva si è spento. Ok, ragazzi, si è spento. Ok, infatti aveva iniziato a consumarle, che paura, mo scoppia. Aspettate un attimo. Dobbiamo riempire anche col ghiaccio. Oh, ok. Quanto ghiaccio? Il ghiaccio, ragazzi, io ho visto questa configurazione che in pratica prevede il ghiaccio in questo modo.
e tutto il resto celle di uranio. Quindi in realtà per far sì che il ghiaccio vada solo qui dobbiamo aspettare che lui si riempia di celle di uranio. Ok. Ah, però sto pensando che potrebbe esserci un problema un attimo. Perché qual era la mia idea? La mia idea era che nel momento in cui che queste celle si consumano, ok? E quindi diventano così, diventano near depleted uranium cell. Quando diventano così, la mia idea era con un filtro poi di rimuoverle. Solo che se noi con un filtro rimuoviamo queste qua, si crea uno spazio vuoto che probabilmente viene riempito prima dal ghiaccio piuttosto che dall'uranium cell. E questo è un problema, perché noi vogliamo che la quantità di ghiaccio rimanga sempre solo quella qui dentro. E quindi per fare ciò significa che noi le uranium cell le dobbiamo per forza di cose mettere manualmente. Oddio, ho spaccato. No! È diventato un blocco stupido. No! E niente, quindi stavo dicendo che noi le celle di uranio dobbiamo per forza di cose farle entrare in una cesta e poi manualmente aggiungerle al nostro reattore. Questo è l'unico cazzo, perché non so come risolvere quell'altra situazione, perché appunto vi ripeto, se qui noi vogliamo che il ghiaccio rimanga solo in questi spazi, tutto il resto lo vogliamo pieno di celle di uranio. Se una cella di uranio si consuma e noi col filtro la facciamo tirare fuori, quello spazio diventa vuoto e quindi sia lui partiranno e chi vince prima occupa quello spazio, solo che non è detto che sarà una cella di uranio. Potrebbe venire occupata da altro ghiaccio e quindi a furia di andare così potremmo trovarci il reattore pieno di ghiaccio piuttosto che di celle di uranio. E questo sarebbe un po' uno spreco in realtà. Quindi noi non vogliamo questo, dobbiamo aspettare che le celle di uranio si facciano intanto. Qui possiamo provare ad accelerarlo un pochettino così in realtà, vediamo se aiuta un pochettino. E quindi fabbricarne un po' e riempire ciò che manca. Nel frattempo, anzi no, nel frattempo... Buongiorno! Ma lei che ci fa qua, signore? Sta a posto? Dai, ti lascio vivere, dai. Non ho mai fatto niente, quindi... Dicevo, andiamo a prendere... Oh, ok. 40 diamanti basteranno. Così diamo giusto un piccolo sprint iniziale, ma non è importante, non è necessario nulla di che. Mettiamolo qua. Oh, ok. Perfetto. Non è che ha preso di... Perché c'è della cobblestone qua? Probabilmente prima per sbaglio ha bruciato la cobblestone. Vediamo. Ok, ok. Meglio non buttare niente lì. Ah, bello, bello. Così adesso le facciamo tutte quelle che ci servono. Nel frattempo possiamo tirare un altro po' di redstone da questa parte. Facciamolo da dietro, che sennò qua facciamo un casino. Facciamolo da qua. Ok. E dobbiamo portare questa redstone fino a questo ambaradam. Così arriva anche a lui l'impulso. Vediamo. Sì. Però aspettate, perché adesso lui mi va a riempire, altrimenti mi ha riempito questi. Però adesso vedrete che, ecco, lo inizia a mettere anche fuori posto. Quindi devi starti un attimo fermo, perché noi il ghiaccio qui non lo vogliamo, ma per niente proprio. Vogliamo riempire tutto questo con le uranium cell. Quindi dobbiamo attendere che se ne producano un pochettino. Ma ne abbiamo fatte altre due. E vabbè, comunque avete visto il sistema è abbastanza automatico. La stessa cosa per il discorso del crafting table qui, ragazzi. Se voi non volete usare questa mod che moltiplica gli oggetti, banalmente qui mettete una chest che vi porta la tin e qua dove sta l'altra? Ah no, solo quella è. E basta. E mettete quindi la chest che vi fa la tin e poi il sistema con le crafting table quello è. Semplicemente utilizzate materiali che già avete. Invece per il ghiaccio ho detto non dobbiamo per forza usare il ghiaccio, possiamo utilizzare anche queste integrated heat dispenser che si craftano in questo modo, quindi potete volendo creare un intricatissimo sistema di auto crafting table come quello, ma solo molto più grande e fastidioso per craftare queste, e quindi poi creare una roba insomma automatica, semplice, pulita, come volete voi. Si può fare in tanti modi. Io sto facendo questo, che è la variante, diciamo, produce tanto però è anche relativamente sicura. Nel frattempo possiamo andare a mettere uno di questi cavetti e io penso che lo metterei da questa parte, non dovrebbe dare problemi. E qua andiamo a mettere un HV transformer con la parte con i 3 buchi verso il reattore. L'ha messa giusta? Spero di sì. E poi gli attacchiamo, dove sta? Eccolo, direttamente un MFSU da che lato, così. Ok, ok, quindi se io adesso accendo il reattore, in teoria lui adesso sta producendo energia. Porca puttana, guardate quanta ne produce, e considerate che adesso non è neanche pieno,
E vedete che il ghiaccio sta finendo? Il ghiaccio sta finendo. Quindi spegniamolo un attimo, se no... Ha prodotto un bel po'. E non è... Cioè, ne abbiamo messe pochissime ancora di celle di uranio. Ne dobbiamo mettere veramente un botto di più. E questa è una roba pazzesca per la corrente, guys. Una cosa pazzesca. Non lo terrò sempre acceso. Ma il mio unico dubbio è che questo sistema non sono sicuro se funzioni in realtà. Proviamo a metterlo al minimo. Quant'è il minimo? 100? Cioè se io lo accendo... Ok, vedete, è arrivato a 100 e lui ha acceso la redstone. Significa che lui si è riscaldato troppo, quindi lui ha mandato il segnale di sicurezza. Ok, ora si è raffreddato, ora si è riscaldato e lui ha mandato il segnale di sicurezza. Noi questo segnale di sicurezza possiamo banalmente tenerlo a 500, che dovrebbe essere un valore relativamente sicuro, in cui non dovrebbe scoppiare. Mo, scusatemi, non ho letto tutta la wiki del reattore nucleare, non so bene quant'è un valore 100% sicuro, perché c'è da fare tutti dei rapporti tra quanto materiale che raffreddi metti, quanto materiale che riscalda metti, e quindi, capito, in base a quello stare a capire quanto mi riscalda davvero. Più mi riscalda, più mi produce, sì, ok, ma è più il rischio che scoppia, e se scoppia, questo pezzo di merda ci fa saltare in aria a casa. Per non farlo saltare in aria dovremmo utilizzare la Reinforced Stone, questa roba qua, ok? Dovremmo rinchiuderlo in una stanzetta di questo tipo, però ne abbiamo fatta qui una variante relativamente sicura, avete visto che ha funzionato il thermal monitor, quindi così siamo abbastanza a cavallo. Adesso, quello che dobbiamo fare noi è semplicemente portare la corrente alla nostra centrale, praticamente, e per fare ciò possiamo semplicemente... aspetta, facciamo una cosa. Ok, allora ho fatto questa sorta di collegamento così dal transformer là verso sottoterra, l'ho fatto, e ho messo il nostro MFSU che diventa il nostro nuovo centro della corrente qua, che poi colleghiamo anche a queste due fonti di energia, non adesso. Poi da qua noi dobbiamo andare però a mettere i vari trasformatori, perché altrimenti scoppiano tutte cose letteralmente. Quindi qui abbiamo un trasformatore che trasforma dalla corrente dell'MFE alla corrente del non FM, vabbè, quella roba là. Quindi noi possiamo mettere un MFE qua, così. E lui però messo così direttamente scoppia. Quindi aspetta, io volevo però tenere un po' più di spazio in realtà, che così mi sta tutto troppo stretto. Per cui spostiamo questi cavi poco più di qui. Così. Ok. Però qua mi sta pure sul cazzo che sta... Perché non li ho messi due blocchi sotto quando ho costruito questa cosa? Perché sono così cretino? Cioè, guardate qua che robaccia. Che schifo. Faccio schifo, veramente. Oh, molto meglio. Così, questa roba la teniamo qui sotto. In pratica, se non sbaglio, tutto questo viene alimentato dagli MFE. Quindi, andiamo a mettere un po' di marble qui a chiudere. Ok, io volevo soltanto distanziarmi a meno di due blocchi. Mettiamo l'MFE qui. E fin qua ci siamo. Poi dobbiamo mettere il trasformatore MV Transformer, che dovrebbe andare bene, speriamo. Ok, così. Ok, i tre buchi grandi sempre verso l'output suo. E quindi in questo modo ci siamo. Ci siamo. Non dovrebbe scoppiare nulla. Oddio, ho una paura matta. Aspettiamo a collegare, aspettiamo che se mi scoppia tutta casa è un casino. In pratica abbiamo di qua sempre l'output a 128 Watt che va a questi macchinari qua, a quei macchinari là, e poi qui con questo altro trasformatore va ai macchinari dentro casa e a quel compressore che abbiamo montato da quella parte, così non scoppia nulla. Abbiamo tutto l'input sempre qui dietro che dopo collego, e abbiamo in questo MFSU anche l'input del nostro reattore nucleare. Poi dall'MFSU possiamo far uscire la corrente direttamente per andare al mass transformer. No, non lo possiamo fare perché abbiamo collegato tutto troppo stretto. Ok, quindi semplicemente spostiamo tutto questo di uno dietro. Vediamo. Staccati. Eh sì, era tutto troppo stretto, infatti. Mettiamolo qua. Lui lo mettiamo... ci serve un blocco. Metti un blocco qui. Lo mettiamo così. Bene. E qua mettiamo quindi appunto un cavo di interconnessione. Lui supporta questo massimo contenimento di energia e input e output 512, mentre il reattore produce di più di 512. Ecco perché abbiamo dovuto utilizzare quel cavetto enorme e il trasformatore. Se mettevamo l'MFSU direttamente connesso al reattore scoppiava tutte cose.
Ok, l'MFSU quindi si ricarica da sotto dal reattore e poi da dietro anche da questa roba qua quando lo colleghiamo. Adesso potete vedere che è vuoto e dobbiamo semplicemente accendere il nostro reattore nel momento in cui abbiamo prodotto tutte le celle di uranio. Ah, quindi abbiamo fatte un pochettino, non basteranno mai, però già così dovrebbe in realtà produrre un bel po'. Adesso ve lo voglio far vedere. Poi una volta che abbiamo riempito tutte quelle celle di uranio possiamo mantenere acceso il coso qui del ghiaccio, perché altrimenti se il ghiaccio finisce lui si riscalda e noi saltiamo in aria. Però adesso accendiamolo un attimo. Ok, lui è acceso. Sì, vediamo quanto sta producendo. Mica malaccio, posso dire? Mica malaccio. Spegniamolo. Ok, vediamo quanto ghiaccio ha consumato. Porca miseria. Succhiassi il ghiaccio. Avete visto quanto stava caricando? Ok, adesso si sta scaricando perché abbiamo dei macchinari. Ah no, perché abbiamo questa MFE che si sta ricaricando a sua volta. Se vi attacco questo invece, guardate. Guardate, non fa in tempo a caricarsi che si scarica. Invece con quello lì riuscivamo a reggere. Che roba ragazzi, che roba. Quindi dobbiamo soltanto aspettare un attimo. Nell'attesa sto andando a montare questi cosi qui, qua che ci serve. Vediamo, mettiamolo così. Così, ok, e lui l'ho messo sul reattore nucleare, il 5. Così ce l'abbiamo. Vediamo se funziona. No, ho messo il timer al contrario, sono un cazzo di pirla. Oh, ok, così funziona. Questa funziona ancora, ovviamente. Vi volevo dire, ragazzi, una cosa, non so se ve lo siete chiesti. Perché l'anello che ho utilizzato per la fabbrica di quello che fa crescere quelle non l'ho messo anche qui per far crescere i cactus più velocemente? Ebbene, la verità è che ci ho provato. È solo che dei cactus poi si spaccava anche la base, cioè quell'anello ai cactus faceva spaccare anche la base e quindi poi ovviamente non ricrescevano. Per cui insomma non aveva veramente senso come cosa, però ci ho provato, giuro. Comunque fuori c'è una bufera del cazzo, ma questo è spento, no? Sì, ma è acceso. Prima erano 7, ma sono diventati 10. Era acceso ma con gli scrap spenti. Ma che cosa inutile così. Vabbè, voglio vedere poi mo che lo accendiamo con lui acceso. Quindi non ci resta che attendere che ci faccia qua. Ah no, non c'ho. Sta funzionando, sì? Tutto bene? Qua c'è. Ah. Ah. Ok, è vero, c'è questo problema, guys. Se noi non ricolleghiamo tutte cose, giustamente a quel compressore la corrente non arriva. Quindi dobbiamo non solo ricollegare questo, e adesso la corrente dovrebbe arrivare, vediamo. Sì, però adesso quell'MFE si scaricherà, quindi dobbiamo anche iniziare a ricollegare questo. E quindi questo qui lo dobbiamo ricaricare per forza anche dalla corrente di sopra. Volevo tenerlo scollegato per farvi vedere la differenza con lui, però al momento effettivamente ci serve, se non lui non lo riusciamo a riempire. Quindi dobbiamo soltanto attendere un attimo che ci produce tutte le uranium cell. Ok, allora guys, ce l'abbiamo, è tutto pieno, quindi adesso possiamo accendere questo sistema qua, così che non scoppi nulla. Ok, vediamo se parte, dovrebbe partire. Si accende la redstone, perché non parte? Ho sentito un creeper, o sbaglio, sbaglio. Perché qua lo spazio c'è, dovrebbe partire. Compa, ha da partire tu. Cioè, anzi, mettiamo proprio lo stack intero. Oh. Non capisco perché non parte. Cioè, se io tolgo questo, lui parte. No, guys, abbiamo un problema. Abbiamo un problema, lui dovrebbe partire, non capisco perché non parte. L'impulso di redstone gli arriva. Ah, gli arriva ma è debole. È debole perché la redstone normale ha un impulso che si indebolisce. È vero. Fin là arriva. Questa cosa l'avevo totalmente rimossa. Ma se io tipo tolgo questo e metto questo? Lui è tipo che si... No, non funziona. Non funziona un cazzo. Perché non funziona? Questo semplicemente perché io come un pirla ho spostato questo qua di 2 blocchi più in là. Quindi sapete che c'è? Se io adesso lui lo metto qui... E vabbè, quanto cazzo ho spaccato, compa. Se io lui adesso lo metto qui, lo metto su 5. Vediamo se adesso ce la fa. Ok, adesso ce la fa. Non gli arrivava l'impulso di redstone a sto figlio di puttana, avete capito? A te arriva? A te arriva? Mo non arriva a te. No, aspetta, a te arriva semplicemente... No, a te non arriva. Vabbè, sapete che cosa? Se provo ad allungare un poco questo, inizialmente, dovrebbe farcela. Vediamo. Adesso arriva?
Dai, no. Vabbè, guys, poi semplicemente sostituisco tutta la redstone con questi e il problema non si pone. Niente, l'importante è che funzioni il ghiaccio adesso perché tanto le celle di uranio un pochettino le abbiamo fatte e non si consumano così velocemente. Quindi è il momento di accendere la bestia, ok? Quindi guardiamo quanta corrente abbiamo e quanta ne stiamo producendo. Mo' lo possiamo staccare. Ok, questa è la corrente e ora si sta scaricando lentamente. Avete visto prima quanta ne producevamo? Poca. Io ora lui lo accendo. Lui ora è acceso, ok? Quindi vediamo. Porca miseria. Porca miseria. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Ma di cosa cazzo stiamo parlando? Quindi ora posso anche riattaccare... vabbè, anche questa. Tanto non ci serve più a niente, però, insomma, diversifichiamo. Ma di che cazzo stiamo parlando? E lui si sta... Ok, lui è bello carico. Quindi adesso la mia domanda è... Se io accendo il pezzo di merda del Mass Fabricator, scoppia o no? Però il Mass Fabricator, che noi per adesso abbiamo attaccato al 128, non ci serve più attaccarlo al 128. Lo dobbiamo attaccare direttamente al 512 dell'MFSU. E così faremo in modo da sfruttarlo al 100%. Ci sono cavi da sotto strani? Sì. Ok, recuperiamoli un attimo. Quindi dobbiamo fare un circuito. Quindi questo circuito qui lo manteniamo per il recycler, perché il recycler ci va bene che vada così. Però dobbiamo creare tutto un altro circuito invece per portare la corrente a lui direttamente dall'MFSU. Sperando che siano meno di 40 blocchi e che quindi non ci sia dispersione, ma credo proprio di sì. Però devo fare altri cavi. Ok, il momento della verità. Siamo in uscita dall'MFSU. Attacco. Non è scoppiato. Ok, già questa è una cosa positiva. Questa è una cosa molto positiva. Accendo questo degli scrap. Ok, accendo lui, è acceso. Quindi lui ora sta producendo. Progress è comunque più veloce di prima. Cioè, ve lo ricordate quanto era lento? E ancora non ha preso scrap. È molto più veloce perché riceve 512 EUA-tick invece di 128. E se noi mettessimo altri input da 512 a tick agli altri lati, lui andrebbe ancora più veloce, ok? Però già così non è male. Vediamo appena gli entra uno di questi scrappini all'interno cosa succede, ma dovrebbe andare discretamente veloce. Qua devo ancora fare il sistemino per farli uscire, però al momento non è urgente. Oh, bello. Mi è piaciuto. Ma la domanda vera è: la corrente adesso si consuma come eravamo inguaiati prima o si mantiene carica? Qui si mantiene bella carica, ma questo tanto alimenta soltanto i nostri macchinari di sempre. Questo qua invece si scarica? Si scarica. Che cazzo di battute, ragazzi? Ma col cazzo che si scarica? Ma chi lo scarica più a questo? Cioè, guardate quanto stiamo producendo. Ma veramente che non serve tenerlo sempre acceso quel coso? Porca miseria, guardate qua che roba. Ovviamente il ghiaccio fa avanti e indietro perché appunto questo qua si consuma come niente, però la velocità di produzione qui dentro è praticamente istantanea, quindi ghiaccio non avremo mai problemi. Qua sta ancora producendo le celle, molto bene. Dobbiamo soltanto far arrivare l'impulso di redstone qui e abbiamo letteralmente automatizzato tutto. Poi ovviamente quando le celle si consumeranno va a noi toglierle perché vi ho spiegato prima quel problema. Se io metto il segnale adesso a 100, lui vedete si attiva, quindi il reattore si è spento perché questo qui manda l'impulso di redstone acceso uguale coso spento. Poi si raffredda, lui si accende, si riscalda, lui si spegne. Quindi in realtà noi possiamo anche metterlo, non lo so, però ho paura. Lasciamolo a 500, dovremmo cavarcela, comunque produceva un bel po'. Poi più è caldo più produce, quindi in teoria se lo lasciamo attivo dovrebbe mano a mano velocizzarsi anche un pochettino, ma non credo che riusciremo mai a vederlo perché effettivamente l'MFE è praticamente già bello che carico, il carico ci rimane. E quindi abbiamo fatto anche il nostro bellissimo reattore nucleare accendi e spegni. Ma vabbè, teniamolo acceso perché sincero, il mass fabricator dobbiamo lasciarlo mass fabbricare, altrimenti che cosa abbiamo fatto a fare sto reattore nucleare? No, vediamo quanti stiamo. A 12, bello, bello. No, no, non li buttare, che cazzo li buttini qua? Oh, no, che ho fatto? Oh, ok, ok. Che dobbiamo fare un sacco di questo irridio, ma proprio assai, assai, assai. Mamma mia, che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. Intanto usiamo il nostro svuotatasche. Ho fatto questo MF, ragazzi. È vero, non l'abbiamo ancora piazzato. Cacchio, aspetta, ridammi i cavi. Casomai mi servono. Già li avevo mandati via. L'ho fatto perché in realtà lo volevo mettere come intermezzo per questi qui, ok? Lo possiamo fare in realtà, sì, lo possiamo fare. Lo mettiamo banalmente qui così, guardate. Ok. Non scoppia nulla perché lui supporta massimo 512 e lui ne sputa 128. Questo me l'aveva messo l'Enderman qua se vi ricordate. E in questo modo, boh, niente, in realtà niente, semplicemente per avere un buffer in più. Ma tutto qui, non ne avevamo bisogno di questa cosa. Qui come va?
se la cava. Ok, ok, abbiamo fatto veramente un bel lavoro. E quindi niente guys, io per questo episodio della Tech It Classic vi saluto, abbiamo fatto un bel lavoro, che vedevo lì. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!